Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche per amore e passioni per marzo 2025 e abbiamo la carta della sacerdotessa, amici della Vergine. Può essere un periodo pregno di intuizioni, di anche prese di consapevolezza, perché vi ricordo che l'energia della sacerdotessa è di vedere al di là del velo, al di là di quello che diciamo si vede con l'occhio umano. È una carta che parla di risveglio anche del terzo occhio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, scusate, dovevo guardare questa carta, ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, piuttosto che i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Andiamo a vedere le energie del mese, ragazzi. Partiamo con un 3 di coppe. Abbiamo la carta dell'appeso. Queste decisamente sono troppe. Abbiamo un 3 di bastoni. Un cavaliere di spade. Abbiamo un 7 di coppe. Un 8 di pentacoli, la luna e un 8 di coppe. Adesso andiamo a vedere un po' l'energia generale, ragazzi, poi vi farò i vari esempi per i single, le persone che sono in una relazione da tanto tempo, piuttosto che quelle che sono in una relazione difficile. Partiamo da questo 3 di coppe, che è una carta comunque allegra, di festeggiamenti, di diciamo diverse energie, quindi adesso dipende poi dal vostro stato personale. Se siete single potrebbero essere 2 o 3 persone che vi interessano e se siete in coppia potrebbe essere qualche energia intorno a voi che avete puntato al di là della coppia. Diciamo che è una buona energia per iniziare il mese, un'energia leggera se vogliamo. Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi. Forza e 6 di spade. Credo che qui qualcuno arrivi da una decisione che è stata presa. Andiamo a vedere l'appeso. O da una decisione che deve essere presa. Perché qui comunque anche la carta dell'appeso ed è quell'energia che prende tempo in un certo senso. Diciamo che questo periodo, infatti anche la sacerdotessa è una carta un po' lenta come energia. È come se questo momento vi desse l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista. Abbiamo la stella e il papa. Vi sento un po' confusi in realtà. È come se voleste qualche cosa di più, però è come se qualcuno qui non fosse tanto disposto a scendere a compromessi. Vedo anche che con questa stella al contrario, il 3 di bastoni al contrario, manca come un obiettivo da raggiungere, sia che siate single, sia che siete in coppia. Cioè se siete single vi dico,
con la prossima persona che conoscerò, che cosa voglio costruire? Voglio che sia una persona solo così per divertimento, o piuttosto che cerco una persona seria? Come se ci fosse un po' di insicurezza da quel punto di vista lì, su che cosa progettare con o la prossima conoscenza o con la persona che state conoscendo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, asso di pentacoli e cavaliere di bastoni. Guardate, ragazzi, c'è un bellissimo cavaliere di bastoni, devo dire, quindi è anche un asso, quindi c'è la possibilità effettivamente di concretizzare qualcosa, però ripeto, è come se ci fosse una possibilità di iniziare qualche cosa con qualcuno nel mese di marzo, ma voi stessi non sapete che cosa volete da questa persona o che cosa volete dalla prossima relazione. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade, perché ho come la sensazione che a un certo punto le cose diventino un po' più chiare, perché il Cavaliere di Spade è un'energia che mi parla di determinazione, di un'accelerata rispetto a questo momento un po' lento di cui ci parla l'appeso, probabilmente perché si trova questo focus. Ragazzi, potrebbe anche essere, vi dico, che siate effettivamente in un momento dove o dovete scegliere o avete appena preso una scelta e iniziate come un nuovo momento di vita, una nuova conoscenza o quello che per voi è. Qui c'è una sorta di confusione che potrebbe anche essere questo cavaliere di bastoni vi sproni a risolvere, come questa confusione mentale, questa nebbia, è come se si iniziasse a dissolvere con questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, perché qui è come se arrivasse la determinazione. Vi dico, c'è come un focus. Qui abbiamo un 3 di spade, regina di denari, 3 di spade e carro. Di nuovo una carta di movimento, carta di movimento, carta di movimento. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere che la scelta è già stata presa e si sta aspettando il momento giusto per fare la comunicazione, per rompere questo contratto, per rompere certe regole. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Però qui sento che appunto ad un certo punto è come se arrivasse il momento del sacrificio. Cosa devo sacrificare per andare dove voglio io? O chi devo sacrificare? Per qualcuno non vi nego che potrebbe essere come un momento in cui avete bisogno di stare da soli per chiarirvi appunto le idee, come se avessi bisogno di lavorare su questo progetto. Io che cosa voglio raggiungere con questa coppia, con questa persona e che cosa sono disposto o disposta a sacrificare della mia vecchia vita per creare una nuova vita. E qui abbiamo un bel set di coppe, si aprono delle possibilità, si valutano idee che prima non si erano prese in considerazione. Però 10 di bastoni, cavaliere di pentacoli e giustizia. Tenete presente che quando c'è un 7 di coppe è perché molte delle idee che abbiamo, per quello la confusione di cui vi parlavo prima, potrebbero effettivamente non essere così concretizzabili. Dovete scegliere, diciamo, fare una lista delle priorità. Qui c'è anche la giustizia. Quindi io ho come la sensazione che Papa e giustizia potrebbero effettivamente essere collegati, come se ci fosse qualche contratto, soprattutto se si parla di matrimoni, piuttosto che un contratto inerente alla casa. E c'è qualche cosa con il 10 di bastoni che dovete lasciare indietro, però il cavaliere di pentacoli vi invita a fare le cose in modo oculato. Interessante perché qua partiamo da un periodo lento che a un certo punto prende un'accelerata, potremmo dire intorno al decimo, undicesimo giorno del mese. E dopodiché c'è di nuovo un ok, un attimo, facciamo le cose un passo alla volta. Cerchiamo di capire che cos'è che non funziona, cos'è che devo sacrificare, cos'è che devo lasciare indietro e che cos'è invece che devo regolarizzare o che magari persiste, considerato che c'è un contratto. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli.
eremita, regina di coppe e 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche la luna. Cinque di spade e 2 di pentacoli. Datemi una carta per il 2. Fante di bastoni e cavaliere di coppe. Sentite ragazzi, io ho come la sensazione che ad un certo punto, quando vi renderete conto che la strada che volete prendere, la scelta che avete fatto, insomma, ha un obiettivo ancora non ben definito e quando lo definirete ci vorrà un po' per raggiungerlo, come se fosse un discorso nel lungo periodo. Sento che in qualche modo potreste valutare l'idea di cambiare obiettivo. È come se non foste disposti tanto ad aspettare, come se, non lo so, vi faccio un esempio, è come se conosceste una persona, voi decideste a un certo punto di iniziare a frequentare questa persona, vi faceste le vostre idee su che tipo di relazione si può creare con questa persona, ma ad un certo punto, quando vi rendete conto che c'è qualche cosa di mezzo che blocca, che potrebbe essere un contratto, come vi dicevo, e che le cose vadano un po' per le lunghe, che non siate tanto disposti più ad aspettare, che quindi cambierete direzione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Oh, 6 di bastoni. 6 di bastoni e regina di bastoni. È come se alla fine del mese cercaste un'altra via per ottenere quello che volete. Probabilmente è il modo in cui state cercando di raggiungere l'obiettivo che cambierà. Allora, parliamo un attimino di single. Qui ragazzi vedo tante energie, ma tante, nel mese di marzo, quindi anche lì dipende sempre voi da che cosa volete per voi. Poi è anche vero che dipende dalla persona che incontrate, potete capire che cosa potete costruire con questa persona, però prima di tutto è importante che voi abbiate chiaro se la prossima relazione che cercate è una relazione di tipo serio, oppure potrebbe essere una cosa solo per divertimento, perché saperlo prima vi dà il potere di capire come porvi nei confronti dell'altra persona. Sento come un momento di studio, una fase di osservazione delle energie, se vogliamo, verso il giorno, sì, verso diciamo la fine della prima decade del mese di marzo, quindi non di segno zodiacale, diciamo 10-11 marzo, 12 più o meno giù di lì, potrebbe esserci come anche per voi un'accelerata. Sento che per qualcuno è un ok, mi decido, mi muovo e mi faccio avanti. Che però ad un certo punto devo dire potrebbe un po' illudervi questa cosa, cioè vi fate prendere un pochettino, secondo me, dall'entusiasmo e ad un certo punto vi rendete conto che non è così semplice come lo avevate pensato, ci sono degli altri temi già in piedi che rallentano la cosa e quindi per qualcuno di voi potrebbe anche essere plausibile il dire no, ok, hai una situazione complicata, per esempio risolviti le tue cose, se poi quando sei a posto ci si rivede e io sono libero o libera, magari ci si frequenta, però diversamente ragazzi sento che insomma non vi alletta tanto la cosa, è come il rimanere in secondo piano non è una cosa che cercate con il prossimo partner. E quindi molti potrebbero decidere di viversela un po' così. Per qualcuno vi dico che ci potrebbe essere un collega di lavoro che secondo me potrebbe darvi come potrebbe farvi delle avance. Mm? Per qualcuno è un capo. Per qualcuno è un capo e vi dico che sarete anche abbastanza increduli
Ehm, Vi dico anche che per molti questa persona potrebbe essere già sposata, magari in fase di divorzio, però non ancora effettivo. E insomma, siccome, ecco, potrebbe essere valido l'esempio che ho fatto prima, siccome il risultato del divorzio potrebbe essere lungo, qualcuno di voi potrebbe decidere di dire quello che ho detto prima, no? Risolviti le tue cose, poi quando sei a posto ci sentiamo. C'è come un cambio di obiettivo ad un certo punto. Per chi è in una conoscenza invece, per chi ha qualcuno in testa, allora, ci sono delle possibilità, delle buone possibilità, ragazzi, di iniziare a costruire qualcosa con questa persona. Sento che, allora, potrebbe anche arrivarvi un regalo, un dono, un qualche tipo di cosa inaspettata, come se appunto l'altra persona vi desse il là e da lì voi partire un po' per la tangente, cioè nel senso, oddio, sapete, quindi farvi un po' travolgere mi viene dal momento. Però il consiglio con questo Cavaliere di Pentacoli per voi è di andarci piano, di vivere giorno dopo giorno o momento dopo momento, insomma, di vivere un pochettino la relazione con questa persona perché io ho come la sensazione, ehm, a parte che ho la sensazione che molti di voi debbano scegliere, come se ci fossero due o tre pretendenti, perché ci sono un sacco di cavalli, ragazzi. C'è questo tre di coppe iniziali, ci sono un sacco di figure, davvero. E tre regine, e quindi effettivamente, anzi, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Però ho l'idea che anche per voi sarà un po' cambiare le priorità verso la fine del mese. Ehm, per qualcuno si tratta di posticipare una scelta, di frequentare queste due o tre persone durante l'arco del mese e vedere con quale di queste persone c'è più affinità, mettiamola così. Non tanto ai fini di creare una coppia stabile, però ai fini di passare del tempo di qualità insieme. Se siete in una relazione da tanto tempo, ragazzi, allora, vi dico che potrebbero esserci delle cose, delle dinamiche che si ripetono e che vi fanno riflettere e che state cercando un attimino di rompere, secondo me. Tutto sommato, devo dire che non perderete il vostro potere personale, cioè nonostante anche qui senta io diverse energie, però supponiamo che avete un'energia sola con la quale, diciamo, non ci sia un'etichetta a livello di relazione, quindi non sia né fidanzati né conoscenti né amici, è una cosa che non si capisce bene come funzioni. In questo caso io ho la sensazione che ad un certo punto non aspetterete neanche più tanto che sia l'altro o l'altra a dire cosa prova, a farvi capire, cioè semplicemente prenderete la situazione in mano, inizierete a cambiare, o potrebbero essere gli obiettivi della relazione, della coppia, o proprio a cambiare coppia. Cioè io ho come la sensazione che qui la scelta potrebbe essere sul ma voglio veramente aspettare questa persona e mi fa sentire veramente così speciale questa persona da doverla aspettare, da dover, sapete, ed è un po' un mese conoscitivo secondo me, su quale energia sia meglio e più nutritiva per voi, secondo me nel lungo periodo. Poi per qualcuno potrebbe anche essere nel breve periodo, cioè con chi mi diverto di più, con chi potrei avere una bellissima storia magari in modo leggero. Ecco, lì poi ognuno eh, adatti la lettura alla sua realtà, insomma. Va bene, andiamo a vedere. No, prima era questi qua di oracoli, andiamo a vedere se c'è un punto d'ombra o un punto luce. Uh. Ragazzi, qui parla di codipendenza, di qualcuno che rincorre.
perché c'è una sorta di paura all'abbandono. Potrei rivedere in questa zona un po' di quella paura, sinceramente. Ah, vabbè, c'è anche la luna, eh. Ah, c'è la luna e il due di pentacoli. Sì, sì, sì. Qui potrebbero nascere dei conflitti perché avete paura di essere abbandonati. E ho come la sensazione che per qualcuno la tecnica di difesa sarà abbandonare prima di essere abbandonati. Che interessante. Andiamo a vedere uno di questi oracoli e poi ci sono le fatine ancora. Al mare. Oh, questa carta io la adoro. È un 7. Questa carta rappresenta una fanciulla su una barca che, diciamo un po', se la sta godendo, sembra che stia disegnando o leggendo, come se si stesse godendo le acque calme e tranquille, no? Però è quello che c'è in superficie. Sotto, nella profondità delle acque, ci sono delle correnti molto forti, in realtà. Non dico che sia una calma apparente, ma è un po' come se vi dicessero di... perché è effettivamente un modo di comportarsi in una relazione codipendente, cioè si rincorre l'altro, si cerca di mantenere le acque chete per mantenere un'apparente tranquillità, poi in realtà dentro uno sta male. E anche qui con la carta della sacerdotessa si tratta di vedere al di là delle cose. Non è importante se una cosa sia giusta o sbagliata, ma è importante accettare che questa cosa c'è. È così. Cioè, vi faccio un esempio. Io non trovo giusto che il mio datore di lavoro faccia così, così, così. Va bene, ma al di là del fatto che tu lo reputi o meno giusto, ok? Il punto è che è così. Lui si comporta così. È così, è un dato di fatto e bisogna accettarlo. Quindi stacchiamoci dall'ego, quello che è giusto, sbagliato, quello che è bello, brutto. Stacchiamoci, diciamo così, dalla dualità e tenete presente che avete anche la luna che parla di emozioni e paure profonde che ritornano a galla. Ed è per quello che qui qualcuno ha bisogno di questo 8 di coppe, di questa fase di ricerca di qualche cosa di superiore, di qualche cosa di meglio. Andiamo a vedere una fatina. Guardate in un libro e anche questa, vi dicevo prima, che potrebbe sembrare stesse leggendo. Qualsiasi sia la tua questione adesso, troverai la risposta in un libro. Le parole che troverai ti porteranno dentro di te. Le risposte sono sempre dentro. La sacerdotessa parla di intuizione, è una carta che, come vi dicevo, è collegata al terzo occhio, all'intuizione, a tutto quello che si vede anche ad occhi chiusi. Sono le dinamiche di comportamento che si riconoscono e qui lo rivedo con questo 2 di pentacoli, ragazzi. Bene, amici della Vergine, questo è quello che ho per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia utile per capire come muovervi nel periodo, per capire che strategie utilizzare. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video con a qualcuno che magari possa essere utile. Per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale oppure scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Per quello che riguarda invece l'abbonamento è una scuola, quindi è come un percorso, i video vanno visti tutti, sono sempre quelli, sono, come vi posso dire, sono numerati, hanno un ordine logico con i quali bisogna ascoltarli, però se volete vedere capire perlomeno i temi che vado via trattando, vi consiglio di entrare nelle playlist con le copertine lilla e perlomeno di guardare i titoli dei video. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!